Ciao a tutti amici, in questo nuovo video tenterò di riparare questo amplificatore. È un amplificatore di un jukebox molto vecchio. Praticamente non esce più il suono. Ho provato ad alimentarlo a 110 dalla sua spina qua in parte. Vedete che è una spina a 110. Ok. L'ho alimentato, ho collegato delle casse qua, ho buttato dentro un segnale preamplificato, anche se questo è quello del giradischi, non serve preamplificato, però l'ho tenuto basso il segnale, e dall'uscita delle casse si sente solo una leggera musica, ma tutta distorta, ma a bassissimo volume, tutta distorta. Essendomi assicurato che l'alimentazione era a 110, perché la persona che me l'ha consegnato mi ha garantito che era a 110, ho preso un Variac, un reostato variabile, collegato a un trasformatore che ho io 220 di isolamento. Ho già tarato a 110 volt circa e come vi dicevo non esce quel suono molto bassissimo, tutto distorto. Mi hanno dato anche degli schemi che non sono sicuro che siano quelli. Questo diciamo sono la connessione dei fili agli altoparlanti, segnale di ingresso, corrisponde però non proprio in tutti i dettagli corrisponde. Poi abbiamo lo schema di una scheda che si vede a malapena, molto piccolo, che dovrebbe essere una per ciascun canale, lo schema di un canale, perché i canali sono due schede così. Poi abbiamo questo che a noi non ci interessa perché è lo schema a valvole, e poi abbiamo questa che dovrebbe essere la scheda più grossa, cioè questa qua, dove arrivano i segnali dal giradischi, e c'è il controllo dei toni e via dicendo. In questi schemi che ho fatto vedere precedentemente non c'era lo schema dell'alimentazione che io volevo controllare, e sono riuscito a recuperarlo in internet, e ora andrò a verificare tutte le tensioni che siano giuste, perché qua indica anche la tensione che deve essere. Allora, da questo schema vediamo il trasformatore, l'uscita che ha un comune centrale che è il positivo, i due diodi che portano il negativo a massa. Tra il meno e il più dovremmo avere circa 70 volt. Poi ho visto che c'è questa tensione stabilizzata dal diodo Zener che mi chiama 27 volt. Due condensatori elettrolitici da 1500 microfarad a 75 volt che ho già visto sono questi non li ho ancora identificati. Questo è un 75 volt anche lui, non so quanti microfarad sono, ma potrebbe essere questo che c'è di mezzo piccolino, che è 0, qualcosa microfarad. E poi ci sono questi due da 1000 microfarad 35 volt, che potrebbe essere un unico condensatore, questo con due condensatori all'interno, perché mi dice 1035, c'era due volte la scritta 1035, come se ci fossero dentro due condensatori insieme. Adesso andiamo a vedere, non lo so di preciso. Allora, adesso alimento il circuito, così possiamo vedere
i 110 volt. Le schede adesso, quella le due da dei canale destro e canale sinistro di amplificazione le lascio fuori, il preamplificatore lo lascio fuori. Andiamo a vedere la tensione di alimentazione. Mettiamo qua il nostro tester. Vediamo la tensione di alimentazione. 119, ok. Chiama 110, 117 volt, chiama l'alimentazione. Sì, 117 volt ci siamo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Alimentazione del trasformatore 117 volt. Ora andiamo a girare il nostro, andiamo senza fare nessun cortocircuito. Andiamo a vedere subito dopo i diodi. Allora mettiamoci in continua, ok. Se prendiamo tra massa e tra il meno e il positivo, che è questo, dovremmo avere i nostri 70 volt, 74 volt abbiamo, ok. Il diodo Zener che abbiamo visto, l'altra tensione da 27 volt dovrebbe essere questa. Vediamo se che tensione abbiamo qua, e infatti 28 volt. Proviamo ad abbassare un po' il variac d'ingresso, vediamo se si abbassa anche la tensione di 70 volt. Ok, adesso ne abbiamo 72, qua stabilizzati ne abbiamo 28, ok. Il stabilizzatore non cambia, giustamente. Come tensioni dovremmo essere a posto. Non so, questi due condensatori, gli altri due che non ho individuato, che tensioni possano avere. Proviamo tra il positivo e il negativo. Una 22 volt e l'altra 9 volt. Chi cavolo lo sa da dove viene? Non so. Proviamo a inserire le schede e vedere cosa succede. Togliamo alimentazione. Inseriamo tutte le schede. Allora, le schede io le ho pulite, ho spruzzato un po' di sgrassatore, le ho risciacquate con l'acqua calda e poi le ho asciugate. Nei potenziometri ho messo un po' di spray per i contatti, le ho fatti girare e le ho asciugate anche quelli. Prima erano tutte piene di polvere oleosa, che è appiccicosa praticamente. Sono ritornate quasi nuove. Per quanto riguarda le schede, queste i due finali di amplificazione, ho già visto che i condensatori non corrispondono ai valori, sono tutti un po' sballati. Il resto dei componenti sembra buono. Andiamo a inserire la scheda. Tutto è tutto smontabile. Ok,
Ok, mettiamo dentro un segnale, mettiamo, attacco una cassa, nemmeno è centrale. Allora, il segnale è già presente. Proviamo a alimentare. Allora, un canale sembra andare, ma quando si alza va in distorsione. Ok. L'altro canale invece si sente molto basso. È tutto distorto, come se manca qualche alimentazione. Ok, prima cosa che farò, andrò a sostituire i condensatori dalle due schede dei due finali. Allora, abbiamo visto che un canale va abbastanza bene, ma è leggermente distorto, mentre l'altro canale si sente bassissimo e distorto. Dopo alcune prove che ho fatto con l'oscilloscopio, che ora vi farò vedere, sono arrivato al punto che, allora, i due finali di amplificazione, che sono questi, allora, uno è buono, praticamente mettendo un segnale in ingresso sul preamplificatore, in uscita lo vediamo non distorto, e l'altro invece non esce niente. Dovrò vedere cosa c'è di guasto rispetto a questa scheda. Il preamplificatore per adesso, che è quello che amplifica il segnale che viene dal giradischi, per adesso è un po' incasinato, escono dei segnali distorti.
Allora, io cosa ho fatto? Per adesso il preamplificatore lo abbandono. Voglio vedere che mi funzionano bene i due finali. Allora cosa ho fatto? Siccome che il preamplificatore entra da queste due prese d'ingresso che ci sono qua, canale destro e canale sinistro, che poi si possono unire insieme per fare il mono, io sono andato a vedere il cablaggio e le ho portate subito, ho bypassato praticamente il preamplificatore e le ho portate subito sulle schede di amplificazione, sui due finali. Questo l'ho portato subito alla scheda del finale e anche l'altro l'ho portato subito alla scheda del finale che va qua. Ho già controllato la scheda del finale che funziona e il segnale non distorce, però bisogna capire anche che non c'è la preamplificazione che io immetto nel canale è poca, perché la sorgente di questo canale non arriva neanche a 1 volt RMS. Ora vi faccio vedere. Allora, collego la mia, ho già impostato l'oscilloscopio, collego la sonda al primo canale d'ingresso, attivo l'uscita, ok, vediamo perché non si vede niente, ok, alziamo il volume e questa è la nostra i nostri cosa sono 440 Hz d'ingresso. Ora metto la scheda che funziona, che è questa, inserisco, ok. Come carico ho messo queste tre resistenze da 100 watt da 20 ohm, sono lì circa 7 ohm in parallelo come carico. Allora attacchiamo la massa qua sul carico e poi vediamo, vado a mettere tensione, ok, vediamo sul canale dall'uscita, non riesco a capire perché non c'è l'uscita, ok, così. Allora adesso non c'è niente in uscita perché probabilmente il canale è quello di là, e sull'altra uscita io non ho attaccato niente. Togliamo, mettiamo questo, mettiamo l'alimentazione e vediamo, ok, avete visto? Allora il segnale, allora adesso vediamo quanti volt sono. Allora questo è il segnale in entrata, diciamo che viene generato da questo oscillatore, è un'onda sinusoidale da 440 Hz e sotto qua ho impostato i volt RMS, RMS sono 271. Qua sotto invece abbiamo preso la misura sull'uscita del canale, cioè quel segnale è amplificato, vedete che non ha nessuna distorsione e
praticamente il segnale amplificato sono 4,72 volt RMS e 13 volt picco picco. Logicamente qua lo vedete poco amplificato, perché qua la scala siamo a 5 volt, invece questa qua è la scala di 500 mV. Se io vado a 500 mV anche con la scala 1 volt, è così, 500 mV. Vedete la differenza tra l'ingresso e il segnale amplificato, però non ha nessuna distorsione il segnale, vedete com'è bello. Adesso metterò questa scheda che è guasta e vedremo la differenza. Allora, tolgo corrente, andrà via il canale amplificato. Ok, togliamo la scheda. Avete visto la scarica dei condensatori. Metto questa che è guasta e vediamo cosa succede. Succede un bel niente, vedete questo segnale, ma se noi qualcosa c'è, andiamo a vedere cosa c'è. Il segnale è molto basso, a parità di, allora, questi sono 500 mV, il segnale addirittura viene abbassato. E poi abbiamo quella distorsione sulla punta della semionda, della onda. Vedete, poi ci sono tutte quei disturbi. Bisogna capire qual è il problema. Confronterò con l'altro canale i componenti. Un condensatore. Allora, su questa ho cambiato quel condensatore elettrolitico qua. Quella di là ho già visto che l'elettrolitico opposto, questo, fosse guasto. Proverò a cambiare quello, poi vedrò cosa fare. Questo è il segnale d'ingresso che viene dal generatore di funzioni. Ora vi faccio vedere a inserire la scheda del preamplificatore, che casino che fa. Il segnale è questo, pulito. Corrente non c'è. Andiamo a vedere. Allora io so già che il segnale da qua, dall'ingresso della scheda, guardando i fili, arriva qua in fondo. Vi farò vedere il casino che fa. Allora, cominciamo a togliere questi che sono il bypass che ho fatto io per andare direttamente ai finali. Inserisco questa. Ok, alimentando l'apparecchiatura, vediamo subito il canale che presenta una distorsione già all'ingresso. Andiamo a vedere l'altro addirittura siamo fuori portata. Vediamo che siamo sulla scala di 1 per, però noi ci interessa 10 per. Allora, 10 per le misure. Ok, il canale 2, 10 per, ok. Dunque siamo 100 mV. Qua viene amplificato il segnale e va addirittura fuori scala. Vediamo abbassandolo cosa succede. Ok, dunque c'è già qualcosa che non va bene. Andiamo a vedere sul piedino 5.
1 2 3 4 5. Abbiamo un'amplificazione, abbiamo 100 millivolt anche questo. Adesso siamo sulla scala di 1 volt. Il segnale viene amplificato ma è tutto distorto. Proviamo a vedere l'altro canale. Prendiamo una massa e 1 2 3 4 5. Anche qua la stessa cosa. Vedete che già il preamplificatore ha dei problemi. Ok, stacchiamo tutto. Ora ho disaldato il condensatore che è guasto dall'altra scheda che non funziona. Su questo ho cambiato questo, e invece su questo al contrario è questo che voglio cambiare perché non funziona. Questi sono i due condensatori che cambio, uno l'ho cambiato precedentemente, l'altro lo cambio adesso. Vi faccio vedere col tester perché sono guasti. Allora, meno e più, questo continua a cercare la misura. Questo invece dovrebbero essere a 10 microfarad, però con una tolleranza questo non fa niente. Vediamo se fa. Da 0,050 microfarad, ma è un 10 microfarad, dovrebbe dare, di solito hanno una tolleranza in più, 10-15 microfarad. Questo qua è nuovo, è un po' vecchio ma è nuovo. Allora aspetta, ok, vedete questo 14 microfarad. Ora lo salvo qua e vediamo. Allora il positivo rivolto verso di là, tutti e due i buchi toppi, anche a farlo a posto. Allora, quali sono questi due? Ok, il positivo di qua. Vediamo se a cambiare quel condensatore qua ora funziona, perché altre cose guaste non mi sembrava di averne viste. Proviamo a cambiare quel condensatore qua e vedere cosa succede, se è solo quello il problema. Lo stagno. Ok, per provare adesso devo togliere questa scheda perché questa è da controllare. Ok,
fatto i ponticelli, vediamo se arrivano i segnali. Allora 1 2 3 va a fare un bagno, uscita. Allora, questo qua mi conviene metterlo di qua. 1 2 3 4 5. Ok, qua l'ingresso c'è. L'altro canale lo collego qua e mi metto già 2 volt, hanno detto 5 volt. Allora, l'altro canale l'ho collegato sull'uscita. Ok, vediamo l'ingresso. Ok, mettiamo la scheda, quella guasta che abbiamo cambiato e sostituito il condensatore. Il canale dovrebbe essere questo. Allora, mettiamo l'alimentazione. E qualcosa c'è adesso. 5 volt. Sembra un po' più basso, ma perché? Ah, ok. 5 volt, 10 volt, 2 volt. Ok, vediamo. Sembra funzionare, ma sembra un po' più basso quel canale qua. Adesso vediamo un attimo. Ok. C'è quella distorsione lì in fondo che non riesco a capire. Vedete questa? Però non riesco a capire. Ah, ecco perché, la sonda. Mannaggia le sonde. Ok. Andiamo a vedere le misure. Ok, vediamo che anche l'altro canale, avendo sostituito quel piccolo condensatore qua, abbiamo sempre il nostro segnale d'ingresso che ho impostato il valore delle misure, picco picco 840 mV, RMS 264 mV, e sul finale di uscita, sui terminali qua dell'uscita, abbiamo picco picco di 15 volt e 5 volt RMS. Dunque vuol dire che sta amplificando bene, perché non vediamo nessune, sulle curve qua non vediamo nessun disturbo, nessuna distorsione. Ora funzionano tutti e due i canali. Ora metterò anche l'altra scheda, però per provare l'altro canale dovrei avere... Vabbè, metterò due resistenze da 20 ohm. Comunque, per farvi vedere che funzionano tutte e due le schede, adesso tolgo questa, metto questa, vi faccio vedere che è la stessa identica cosa. Allora, togliamo corrente. Ok, si scaricano tutti i condensatori. Mettiamo questa. Io avevo già provato anche l'altro, perché questo finale è completo con i suoi transistor di potenza che sono montati qua, sono montati sopra, dove hanno il suo dissipatore, e ho provato anche l'altro ramo, funzionano correttamente i transistor di potenza. Dunque solo questa da... Ok, vedete che più o meno è la stessa cosa, anzi è la stessa cosa.
13 volte 40 e 4,52. Ok, adesso dovrò guardare la scheda di preamplificazione, che ho già visto un condensatore che ho segnato, che è questo, che mi sa che dà dei problemi. Poi andrò a cercare se ci sono altre. Adesso comincio a cambiare questo a vedere cosa succede.